Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il suono del vetro che si frantuma echeggiava nella notte silenziosa mentre Mark oscillava il bastone con scopo, i suoi nocche bianche di furia. I fari della sua elegante berlina esplosero come piccoli fuochi d'artificio, spargendo frammenti sul marciapiede. Il suo respiro era costante, misurato come se ogni oscillazione fosse un atto di meditazione. La vendetta non era più solo un'idea, ma un'inevitabilità. Questo non era l'inizio della loro storia, ma era il momento in cui Mark decise finalmente che bastava. 2 mesi prima le cose sembravano normali, o il più vicino possibile alla normalità che una coppia cercando di ricostruire la propria vita poteva ottenere. L'incendio che aveva devastato la loro casa li aveva costretti nei limiti cigolanti della casa di sua defunta nonna, un luogo infestato dalle proprie ombre. Non era un palazzo, ma era loro. O così pensava Mark. Sua moglie Claire era meno entusiasta. Si era messa a criticare tutto: la vernice scrostata, i mobili obsoleti, il cigolio e le scale. All'inizio Mark lo attribuì allo stress. Avevano passato l'inferno e le persone elaborano il dolore in modo diverso. Ma poi le lamentele di Claire si trasformarono in evitamento. I pasti, una volta vivaci, divennero affair silenziosi. La sua risata sostituita da risposte brusche, il suo telefono divenne una presenza costante nella sua mano, sempre inclinato lontano da lui. Le notti tardive al lavoro divennero più frequenti e il profumo di colonia sconosciuta iniziò ad aderire ai suoi vestiti. Mark non era ingenuo, ma nemmeno un folletto. Conosceva i segni. Una fredda sera d'inverno, i suoi sospetti furono confermati quando Claire, con un sorrisetto così affilato che poteva tagliare il vetro, dichiarò: «Sto uscendo, ho un appuntamento». Le parole rimasero nell'aria come una daga pronta a colpire. Mark non reagì, almeno non esteriormente. Anni di matrimonio gli avevano insegnato a mascherare le sue emozioni. Invece rispose con una calma che la fece vacillare: «Se stai uscendo, non tornare. Prepara semplicemente le tue cose e vai». La sua reazione non fu affatto sommessa. Fiducia vanagloriosa si trasformò in disprezzo velenoso mentre sputava minacce, accuse di abuso, promesse di portare via tutto nel divorzio, persino una gioiosa menzione di chiamare la polizia per incastrarlo. Ma Mark non fu scosso. Se Claire voleva una guerra, aveva scelto l'avversario sbagliato. Nei giorni successivi, Mark giocò la partita di scacchi perfetta. Silenziosamente assicurò i suoi beni, trasferì la proprietà della casa ai suoi genitori e prelevò solo abbastanza dai loro conti condivisi per assicurarsi di poter sopravvivere a qualsiasi caos Claire avrebbe scatenato. Mentre lei ostentava la sua nuova libertà, Mark pose trappole sempre più calcolate. La notte del suo grande appuntamento fu un capolavoro di sabotaggio sottile. Claire scese le scale vestita per uccidere. Letteralmente sembrava un abito nero aderente al suo corpo, il suo rosso sangue del rossetto sfidando il mondo a disprezzarla. Mark la osservava con una calma distaccata mentre si dirigeva verso la porta, i suoi tacchi che cliccavano sul pavimento di legno duro. «Forse vuoi controllare la tua macchina», suggerì sorseggiando il caffè. Il sospetto lampeggiò sul suo volto mentre si precipitava fuori. Momenti dopo, le sue urla frantumarono il silenzio. La vista della berlina ammaccata, i fari rotti e i pneumatici sgonfi, la mandò in preda alla frenesia. Tornò stormata dentro, la sua furia palpabile. «Che diavolo hai fatto?» domandò. Mark si appoggiò al bancone, l'immagine della serenità. «Immagino che qualcuno non volesse che tu esca stasera». Si lanciò verso la sua borsa, tirando fuori il telefono con mani tremanti. Nel momento in cui si rese conto che non si accendeva, il suo volto si ruppe. «L'hai rotto», sibilò. «Te ne pentirai». Ma Claire non aveva ancora finito. Alimentata da rabbia e disperazione, rivolse il suo sguardo al garage dove il SUV di Mark, soprannominata la Bestia, aspettava. Mark la lasciò andare,
sapendo bene cosa sarebbe successo dopo. Quando il motore ruggì in vita, Claire premette l'acceleratore solo per schiantarsi contro la porta del garage con un stridio di metallo lacerato. Quello che non aveva previsto fu la pattuglia della polizia parcheggiata proprio fuori, schiacciata come una lattina di soda dalla forza della sua fuga spericolata. Gli agenti irrompirono sulla scena, tirandola fuori dai rottami e mettendole le manette ai polsi. Le sue urla di sfida echeggiarono nel quartiere mentre Mark osservava dal portico, un sorriso cupo tirandosi sulle sue labbra. Le conseguenze furono rapide e spietate. Arrestata per messa in pericolo spericolata e danni alla proprietà, si trovò alla mercé del sistema legale. Nel frattempo, Mark emerse illeso, grazie alla sua attenta pianificazione che la lasciò affondare. Durante le procedure di divorzio, nei mesi successivi, Mark ricostruì la sua vita. Dalle ceneri del loro matrimonio, dove Claire cercava distruzione, trovò rinnovamento e, quando la polvere si posò finalmente, non solo sopravvisse, ma prosperò, dimostrando che a volte la vendetta non riguarda solo la retribuzione, ma il recuperare ciò che era perduto e risorgere più forte che mai. La vita di Mark non continuò semplicemente, ma si trasformò. Per la prima volta in anni si sentiva libero dal camminare costantemente sulle uova, dalla manipolazione emotiva e dal peso soffocante del tradimento di Claire. La sua mattina iniziava con scopo, il caffè che preparava insieme al silenzioso ronzio della casa, ma mentre l'esterno sembrava calmo, un fuoco ardeva ancora dentro di lui. La vendetta non era un singolo atto, ma un viaggio e Mark non aveva ancora finito. Mentre Claire precipitava più a fondo nel caos che aveva creato, il suo mondo iniziava a crollare. Le conseguenze dell'incidente della polizia erano solo l'inizio. I suoi genitori pagarono la cauzione a malincuore, ma la loro delusione era palpabile. Gli amici che un tempo invidiavano la sua vita apparentemente perfetta, ora mormoravano alle sue spalle. Aveva scambiato il rispetto per emozioni temporanee e il prezzo era stato più alto di quanto avesse previsto. Il suo secondo appuntamento in tribunale arrivò come una ghigliottina. L'accusa di messa in pericolo spericolata restò e i tentativi del suo avvocato di mitigare il danno misero solo in evidenza il suo palese disprezzo per la legge. Multa, libertà vigilata e un corso obbligatorio di gestione della rabbia divennero la sua nuova realtà, ma nulla di tutto ciò si paragonava alle procedure di divorzio. Mark giocò le sue carte perfettamente alla loro prima udienza. Il suo sorriso vanaglorioso svanì mentre la verità del suo svantaggio legale si svelava. La casa, i risparmi, anche i mobili, tutti protetti. Il suo avvocato balbettò obiezioni inutili mentre il comportamento calmo e raccolto di Mark lo dipinse come il quadro della ragione. Claire lasciò la corte con poco più della sua auto e dei vestiti che aveva confezionato in fretta quella notte. Per Mark, ricostruire non riguardava solo il recupero finanziario, ma anche la guarigione emotiva. Si gettò nei suoi hobby, iniziando con il poligono di tiro, dove una precisione ritmica nel mirare e sparare gli dava un senso di controllo che non aveva provato in anni. Fu lì che incontrò la tenente A. Monroe, un agente di polizia dai capelli rossi fiammeggianti tanto brillanti quanto la sua presenza autorevole. Era stata presente la notte in cui Claire schiantò l'auto contro la pattuglia. All'epoca era stata tutta affari, ma in quel contesto informale era stata accessibile, addirittura calorosa. Iniziarono una conversazione, legandosi sulle loro esperienze reciproche con relazioni tossiche. Il divorzio di AA aveva lasciato cicatrici, ma le portava con orgoglio, testimonianza della sua resilienza. Mark non aveva pianificato di invitarla fuori, ma man mano che le loro conversazioni diventavano più lunghe, si trovò attratto dalla sua fiducia e onestà incrollabile. Quando finalmente trovò il coraggio di invitarla a cena, lei sorrise e disse: «Mi chiedevo quando mi avresti invitato». La loro relazione si sviluppò naturalmente, priva dei giochi mentali e delle lotte di potere che avevano definito il matrimonio di Mark con Claire. La forza di Ava completava il suo nuovo senso di sé e insieme costruirono una base basata sul rispetto reciproco e sulla fiducia. 9 mesi dopo si scambiarono i voti in una piccola cerimonia circondata da amici e famiglia. La famiglia non era grandiosa o stravagante, ma era reale.
ed era tutto ciò che contava. Ma la felicità di Mark non significava che avesse dimenticato il passato. Di tanto in tanto sentiva sussurri su Claire attraverso conoscenti comuni. La sua vita aveva preso una svolta prevedibile, spese spericolate, relazioni fallite e una reputazione che la precedeva. Mark non si rallegrava del suo crollo, ma non poteva negare la soddisfazione di sapere di essersi allontanato dai rottami. 2 anni dopo il caos, Mark ricevette una chiamata da un numero che non riconosceva. Dall'altra parte c'era Claire. La sua voce era tremante, lontana dal tono fiducioso e velenoso che ricordava. Si scusò, anche se sembrava più disperazione che rimorso genuino. Parlò di rimpianti e chiese se potesse prestargli dei soldi per rimettersi in piedi. Mark ascoltò in silenzio, le sue emozioni una miscela di pietà e disgusto. Quando finì, fece un respiro profondo e disse: «Claire, spero che tu trovi l'aiuto di cui hai bisogno, ma quell'aiuto non verrà da me». Riattaccò, sentendo sollevarsi il peso finale della loro storia condivisa dalle sue spalle. La vita di Mark divenne l'epitome del successo silenzioso. Lui e Ava celebrarono insieme traguardi importanti, dagli anniversari alla nascita del loro primo figlio. La casa che un tempo era stata simbolo di cuori spezzati, ora era piena di risate e amore, e ogni volta che ripensava a quei giorni bui, lo faceva con gratitudine, non con rimpianto. La vendetta era stata soddisfacente, ma ciò che venne dopo, pace, realizzazione e gioia, fu la vittoria finale. Mentre Mark prosperava, la vita di Claire divenne una serie di passi falsi e illusioni frantumate. Le sue spese spericolate ridussero le sue risorse e le relazioni che inseguiva finivano in tradimenti. L'una volta donna fiduciosa che ostentava il suo controllo, ora si trovava a spirale più profonda nella disperazione. I suoi tentativi di reinventarsi portarono a lavori fugaci e amicizie superficiali, nessuna delle quali riempiva il vuoto che aveva creato. Una sera particolarmente piovosa, Claire sedeva sola in un appartamento squallido che riusciva a malapena ad affittare. La TV tremolava, il suo ronzio era l'unica compagnia che aveva. Il suo riflesso nella finestra rivelava qualcuno irriconoscibile, stanco oltre la sua età e portando il peso delle scelte che rifiutava di riconoscere. Fu allora che decise di scrivere a Mark, non per rimorso, ma per una speranza sbagliata di chiusura. La lettera arrivò nella sua cassetta postale settimane dopo, una busta semplice con la sua calligrafia familiare. Mark esitò prima di aprirla, incerto se volesse immergersi nei resti del suo passato. La lettera era lunga, piena di scuse che alternavano tra sincero rimpianto e tentativi velati di giustificare le sue azioni. Scrisse del vuoto che provava e di come si era resa conto troppo tardi di ciò che aveva perso. Mark la lesse una volta, poi la piegò ordinatamente e la posò in un cassetto. Non provò rabbia, solo un tranquillo senso di conclusione. La vita di Mark e Ava insieme divenne una testimonianza di resilienza e crescita. La loro relazione prosperava sul mutuo supporto e apprezzavano la famiglia che stavano costruendo. Il loro primo figlio, una figlia di nome Lily, divenne il centro del loro mondo. Vederla crescere riempiva Mark di orgoglio e scopo che non aveva mai provato prima. Anni dopo accolsero il loro figlio Daniel e la loro casa era viva con i suoni delle risate e il caos della vita familiare. La casa che un tempo simboleggiava così tanto dolore si era trasformata in un rifugio di amore e calore. La carriera di Ava come tenente di polizia prosperava e Mark trovò la sua passione nella lavorazione del legno, creando mobili che divennero molto richiesti nella comunità. Il loro legame cresceva solo più forte mentre supportavano i sogni dell'altro, bilanciando le loro attività individuali con la loro vita condivisa. Un pomeriggio soleggiato, Mark e Ava passeggiavano attraverso il mercato agricolo locale, mano nella mano con Lily e Daniel che correvano avanti. Mentre sfogliavano le bancarelle, una figura familiare catturò l'attenzione di Mark. Claire stava in uno stand piccolo vendendo gioielli fatti a mano. Lei alzò lo sguardo e si bloccò. La sua espressione era una miscela di sorpresa e qualcos'altro, forse rimpianto. Mark si avvicinò a lei con calma. Le risate dei suoi figli risuonavano in sottofondo. Claire offrì un sorriso incerto. «Mark,
disse con una voce più morbida di quanto ricordasse. È passato un po' di tempo. Lui annuì. Sì, lo è, rispose con tono educato ma distante, senza alcun calore che lei conosceva una volta. Claire lanciò uno sguardo ad Ava, che si era unita a loro, con il braccio intorno a Mark. La vista della loro felicità sembrava perforare la sua compostezza. «Stai bene?» chiese Claire. «Sì, Mark», rispose lui, «e spero che tu stia trovando la tua strada». La conversazione fu breve e civile, ma mentre se ne andavano, Mark sentì un rinnovato senso di chiusura. Non si voltò indietro, sapendo di aver lasciato quel capitolo definitivamente. Anni dopo, mentre Mark sedeva sul portico della loro casa, ora un vivace centro per riunioni familiari e celebrazioni, rifletteva su quanto fosse lontano arrivato. Il dolore e il tradimento, che una volta definivano la sua vita, erano ora ricordi distanti, sostituiti dalla gioia di una vita ben vissuta. La caduta in disgrazia di Claire era sembrata una giustizia poetica, ma col tempo si rese conto che la sua vera vittoria non era la sua sofferenza, ma la sua capacità di superarla. Aveva ricostruito se stesso, trovato di nuovo l'amore e creato un'eredità che sarebbe durata a lungo dopo di lui. Mentre il sole tramontava e il suono di Ava che chiamava la famiglia a cena riempiva l'aria, Mark sorrise. La vita, con tutti i suoi colpi di scena, lo aveva portato esattamente dove doveva essere. La vita di Mark si srotolò con una ricchezza che non aveva mai pensato possibile. Durante i giorni bui del suo primo matrimonio, ogni traguardo diventava un promemoria di quanto fosse lontano arrivato. Quando Lily si diplomò al liceo, si presentò orgogliosamente davanti alla sua famiglia, testimonianza dell'amore e della stabilità che Mark e Ava avevano coltivato. Il suo discorso alla cerimonia fece venire le lacrime agli occhi di Mark. I miei genitori mi hanno insegnato cosa sono la resilienza e l'amore. Lily disse con voce ferma. Mi hanno mostrato come costruire una vita piena di gentilezza e coraggio, non importa le sfide. Mark stringeva la mano di Ava, il loro sguardo condiviso traboccante di orgoglio. Momenti come questo erano ciò per cui viveva. Claire rimase uno spettro distante nella vita di Mark, la sua presenza ridotta a occasionali menzioni attraverso conoscenti comuni. La sua attività di gioielleria lottava, così come il resto della sua vita. Il suo terzo matrimonio finì entro un anno e i sussurri di problemi finanziari la seguivano ovunque andasse. Un giorno, Mark ricevette un messaggio da un vecchio amico che aveva incontrato Claire. «È ancora amareggiata», disse l'amico. «Ma penso che sia per lo più amareggiata con se stessa». La risposta di Mark fu semplice. «Spero che trovi pace. Noi tutti siamo andati avanti». Non c'era spazio nella sua vita per rancori persistenti. Gli anni passarono e la famiglia di Mark e Ava continuò a crescere. Lily sposò il suo amore universitario e Daniel perseguì una carriera nelle forze dell'ordine, ispirato dalla dedizione di sua madre alla giustizia. I nipoti di Mark divennero una nuova fonte di gioia, le loro risate riempiendo la casa che un tempo era stata così silenziosa. Durante una riunione familiare, mentre 3 generazioni si radunavano nel cortile, Ava si appoggiò a Mark con la testa sulla sua spalla. «Guarda questo», disse indicando il caos dei bambini che correvano e degli adulti che chiacchieravano sopra il cibo alla griglia. «Abbiamo costruito questo», disse Mark sorridendo. «Dalle ceneri», aggiunse con dolcezza stringendo la sua mano. Una sera, mentre Mark e Ava godevano della serenità del loro nido vuoto, arrivò una lettera per posta. La calligrafia sulla busta era familiare, era quella di Claire. Ava notò la leggera tensione nell'espressione di Mark mentre la apriva. La lettera era breve e diversa dal suo ultimo tentativo di contatto. Non era piena di scuse o giustificazioni, ma di un riconoscimento. «Mark, ho passato anni a guardare indietro e rendermi conto di quanto ho distrutto, non solo il nostro matrimonio, ma anche me stessa nel processo. Non mi aspetto il perdono, ma volevo che sapessi che ora capisco. Spero che tu e la tua famiglia siate felici. Meritate molto di meglio di quanto io ti abbia dato». Mark piegò la lettera e la mise da parte. Eva sollevò un sopracciglio chiedendo silenziosamente se stava bene. «Sì, lo sono», disse lui con un piccolo sorriso. «È solo chiusura, niente di più».
Mark e Ava alla fine si ritirarono, trascorrendo i loro giorni viaggiando, viziarando i loro nipoti e godendo della pace che avevano guadagnato. Celebrarono il 40° anniversario di matrimonio circondati dagli amati. La loro vita insieme era un faro di speranza e resilienza. Seduti sul portico di una baita in affitto in montagna, Mark rifletté sul viaggio che lo aveva portato lì. La vita lo aveva messo alla prova, lo aveva spezzato fino al nucleo, ma era risorto più forte che mai. «Non cambierei nulla», disse ad Ava mentre guardavano il sole calare sotto l'orizzonte. «E tu non devi», rispose Ava intrecciando le dita con le sue. La loro vita non era perfetta, ma era lì, basata sulla fiducia, sull'amore e sull'inarrestabile determinazione di trovare gioia anche nei momenti più bui. Era una vita veramente ben vissuta. Ecco come Mark ha trasformato il dolore in forza e ha ricostruito la sua vita. E tu, hai mai dovuto superare una grande sfida? Raccontacelo nei commenti qui sotto, se ti è piaciuto.